Amici e amiche di Play with Prince, bentornati e bentornate sul canale. Io sono The Prince e in questo video voglio condividere con voi la mia personale visione di ciò che per me significa un videogioco di ruolo. Ma prima facciamo un passo indietro e cerchiamo di dare una definizione primordiale di cosa si intende per gioco di ruolo. Un gioco di ruolo è un gioco in cui i partecipanti si calano nei panni di qualcun altro, in un'ambientazione creata ad hoc per quell'universo di finzione che spesso, ma non sempre, è un mondo immaginario più o meno distante dalla nostra realtà. Il classico esempio di gioco di ruolo è quando da bambini giocavamo agli indiani o fingevamo con i nostri amici di essere i nostri eroi preferiti del cartone, del libro o del film che amavamo. Ricoprivamo i panni del personaggio da noi scelto e attuavamo in sua vece, citandone magari le espressioni tipiche e arrivando persino a imitarne la voce. E sì, se anche tu da piccolo l'hai fatto, sappi che stavi facendo un gioco di ruolo. Possiamo dunque delineare il profilo del giocatore di ruolo, colui che interpreta un personaggio più o meno fittizio e ne decide le azioni, le decisioni e quindi le sorti in un contesto narrativo normalmente dettato da qualcun altro. Tenendo bene a mente questa definizione, a pensarci bene la maggior parte dei videogiochi sono fondamentalmente giochi di ruolo, a prescindere dal genere. Quasi tutti ci fanno calare nei panni di un altro, che sia un personaggio predefinito o completamente creato da noi. La differenza sostanziale è nel grado del livello interpretativo e dell'impatto di questo sul mondo di gioco. Oggigiorno si tende a pensare al videogioco di ruolo come a quel genere che possiede necessariamente una scheda del personaggio, con parametri modificabili attraverso l'avanzamento di livello e la possibilità di fare scelte narrative o morali più o meno incisive sulla trama del gioco. Sì, insomma, alla Dungeons and Dragons per capirci. Ma ragazzi, anche solo giocando Super Mario stiamo giocando di ruolo. In quel momento siamo noi a impersonare il celebre idraulico e ad andare a salvare la principessa. Il punto cardine del discorso risiede nel grado dei già citati livelli interpretativi. Lasciatemi spiegare cosa intendo dire. Un basso livello interpretativo comporterà un'incidenza minore nel grado di caratterizzazione del personaggio e nel suo coinvolgimento nell'ambiente di gioco o nelle scelte della storia. Noi assumiamo il ruolo di quel personaggio si muove su binari narrativi piuttosto rigidi e predefiniti e quindi il nostro giocare di ruolo può essere assai marginale o addirittura quasi irrilevante. È il livello di partenza di quasi tutti i videogiochi che abbiano un minimo di ambientazione, voglio dire che non siano Tetris in pratica, e poco importa che siano considerati tradizionalmente RPG come un Final Fantasy, oppure no, come appunto Super Mario. Un alto livello interpretativo, al contrario, ci dà modo di avere più voce in capitolo nel delineare l'identità del personaggio e nelle sue scelte che modificheranno il corso degli eventi, l'evolversi degli scenari, le reazioni degli altri personaggi, giocanti e non. È il caso di Skyrim, per fare ancora una volta un esempio di gioco di ruolo in senso tradizionale, mentre in senso non convenzionale potrebbe essere un Sea of Thieves, un gioco in cui tra l'altro la storia quasi non conta o comunque passa in secondo piano. In ogni partita abbiamo il nostro pirata, che non ha una propria identità prestabilita o un proprio background, ma in quel momento noi siamo quel pirata. In un mondo di pirati potremo fare quello che ci pare e piace, e gli eventi di gioco dipenderanno esclusivamente dalle nostre azioni e da quelle degli altri giocatori. Vorrei quindi proporre anche un altro livello interpretativo, quello misto, che è quello dove sì, impersoniamo un personaggio predefinito con un suo background già scritto e una propria personalità, già prevista dalla storia e quindi dagli sviluppatori, ma abbiamo comunque modo di dargli un tocco molto personale dettato proprio dalle nostre scelte di gameplay. Ciò è possibile quando il mondo di gioco è così ricco, vasto e credibile da farci immergere così tanto in esso e di essere davvero chi vogliamo, indipendentemente dai pattern prestabiliti dalla trama principale. È il caso di Red Dead Redemption 2, gioco che ho amato moltissimo proprio per questo motivo. Siamo Arthur Morgan, fuori legge, ma durante l'esplorazione dell'immensa e viva area di gioco saremo noi a decidere come comportarci, come vogliamo che Arthur interagisca con l'ambiente circostante e con i numerosi PNG che incontrerà, chi vogliamo che Arthur fondamentalmente sia. Il gioco, pur non essendo per definizione un RPG, ne incarna quindi la natura più ideologica e pura del termine. Ricapitolando, giocare di ruolo è poter immergersi nei panni di un personaggio. È un po' come recitare una parte e venire catapultati in una realtà dissimile dalla nostra, perché è questo che ci interessa, che ci piace, che ci diverte, che ci allontana dalla nostra vita quotidiana e ci permette di staccare rilassandoci.
E forse tutti i videogiochi sono davvero per questo motivo un po' tutti dei giochi di ruolo, perché quando videogiochiamo non siamo più solo noi nella nostra cameretta col nostro schermo. Siamo altrove, ci lasciamo dietro i problemi, i pensieri, noi stessi e diventiamo qualcun altro. In un mondo dove se uccidiamo, in fondo, non facciamo del male a nessuno.